Piastrelle, ma stavolta non sono loro le protagoniste. Ve le mostro perché devo invece farvi vedere come ho realizzato dei supporti per le piastrelle. Piastrelle ce ne sono a centinaia, migliaia, tutti hanno fatto almeno una piastrella. Se noi andiamo a vedere i gruppi Facebook sugli incisori laser, troveremo tantissime piastrelle, dalle fotografiche alle disegnate, a quelle realizzate con l'intelligenza artificiale. E perché questo? Perché sono belle, c'è poco da fare, costano poco, 50 centesimi, 1 euro, poi basta passarci un po' di colore, qualche minuto di elaborazione grafica e la piastrella è fatta. Però spesso vengono appoggiate su scarti di legno, magari nei migliori dei casi in quei cavalletti proprio fatti con due pezzetti di multistrato di pioppo tagliati al laser. Vi ricordate? Io stesso ho realizzato due video su come realizzare le piastrelle, questa e questa in doppio colore. Quindi se non ve lo ricordate vuol dire che non l'avete visto, vi lascio il link in descrizione. Voglio farvi vedere dei supporti che invece vanno un po' ad ampliare la bellezza della piastrella, perché io sono convinto che spesso l'abito fa il monaco e quindi se ho realizzato una bella piastrella è giusto che essa abbia anche un bel supporto. Alcuni sono semplici, poi io vi sto parlando di piastrelle, ma come vedete qua invece è un pezzo di MDF, questo è un pezzo, un quadretto di multistrato, cioè non è necessariamente un supporto per piastrella, ma un supporto per tante nostre creazioni che in questo caso può diventare buono anche per le nostre piastrelle. Mi ricordo un po' il mobile che avevo in salotto quando ero ragazzino. Mia mamma lo spolverava, metteva bene il merletto e c'erano sopra le cornici in argento con le fotografie del matrimonio, della comunione e via dicendo. Era un supporto che dietro aveva una gamba che permetteva di stare in piedi come soprammobile, oppure si poteva piegare, aveva un gancetto e si poteva appendere a un chiodo a una parete. Questo più o meno è lo stesso principio. Vedete? Ha un supporto che però noi possiamo tranquillamente andare a rimuovere e abbiamo il foro per infilarci il chiodino e quindi a essere appeso. Mi raccomando, per fare questa tipologia di lavoro è importante calcolare il kerf perché deve essere un incastro perfetto senza poi dover utilizzare le colle. Un altro supportino che voglio farvi vedere oggi, anche questo è semplice, è un cavalletto diciamo, però con l'incastro a scorrimento, quindi io la piastrella la tolgo, si va a ribloccare e la piastrella sta al suo posto. Poi ho detto, cavolo, ma da pochi giorni, da poche settimane ho anche una CNC, perché non studiare un qualcosa? E credo in 3 minuti, non più di 3 minuti di progettazione e utilizzando dei pezzi di bancale, sapete che a me piace tanto riciclare il legno, ho creato dei semplici triangoli con la fresata che vanno benissimo per fare da supporto anche qua. Allora, queste sono delle fresate congegnate per essere utilizzate con lo spessore dei 6 mm di piastrella. Qua sto utilizzando i 4 mm di MDF, quindi è un po' lasco, però guardate che bella. Oppure un cavalletto un po' più carino di quelli che solitamente vediamo con i due pezzi incastrati e anche più resistente perché le piastrelle comunque hanno un certo peso. Vi faccio vedere in velocità tutte quante le realizzazioni, non serve molto tempo per questo. Se volete i file di Lightburn di queste realizzazioni, un mi piace dai, è il minimo, iscrivetevi al canale, nei commenti scrivetemi e poi ve lo faccio avere. Questo è il primo supporto che vi mostro, tutto lavorato col kerf, quindi solo incastri e neanche una goccia di colla. Ovviamente il valore del kerf deve essere preciso. Qua stiamo attaccando la linguetta posteriore per tenerlo a soprammobile e ecco qua la piastrella della Coca-Cola. Subito dopo voglio mostrarvi invece un lavoro più semplice, un cavalletto, anche se più bello di quelli soliti. Basta proprio 10 minuti, forse meno, di lavoro del laser e il cavalletto è pronto. Qua invece è una lavorazione un po' più complessa, bisogna utilizzare una fresa, un rifilatore o qualcosa per fare il solco. Poi un taglio con una minima inclinazione, una rifilata ed ecco qua, tutto pronto anche questo. Fa un bel effetto, veramente bello, richiede qualche minuto di lavorazione in più. E infine la CNC, per carità non serviva a farlo con la CNC ma ce l'avevo e ho voluto provare. Quindi vi ho fatto vedere 1, 2, 3, 4 e 5 modelli diversi di portapiastrella. Questo addirittura double fax, può essere utilizzato come soprammobile o può essere appeso alla parete.
Spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di nuovo di mettere mi piace, iscrivervi al canale, per voi non costa nulla, invece per me è un grande aiuto e magari commentate, chiedete magari di parlare in un argomento, possiamo trovare insieme il prossimo video da realizzare. Ciao, a presto!